Effettivamente, padre Bernardino da Portogruaro si interessò con particolare cura della nostra famiglia religiosa, seguendo prima il cammino vocazionale della nostra madre fondatrice, Barbara Micarelli, e poi quello del nostro istituto, di Francescani Missionari di Gesù Bambino. La madre fondatrice costantemente richiese l'aiuto di padre Bernardino, mossa dall'intenzione di rimanere fedele alla vocazione che era certa di aver ricevuto dallo stesso Signore, nel quale si sentiva affidata a San Francesco quale lume, sostegno e guida. D'altro canto, padre Bernardino accompagnò con cura il nostro cammino, con sapienza, prudenza, decisione e anche determinazione. Fu presente al momento della vestizione della madre fondatrice e poi a quello della professione, nel quale assunse il nome di Suor Maria Giuseppa di Gesù Bambino e che venne celebrato proprio nella Basilica dell'Araceli, dove in quel tempo c'era la sede della Curia Generale. Fu presente e condivise il delicato momento della redazione della prima regola e poi della erezione delle prime fraternità, delle prime case religiose. Possiamo dire che certamente padre Bernardino accompagnò con cura il nascere, il sorgere, lo svilupparsi, il diffondersi della nostra famiglia religiosa. Certo, il suo generalato avvenne in un periodo storico ecclesiale particolarmente complesso, quello della fine dell'Ottocento, dove molti erano questi istituti femminili, i cosiddetti istituti dai voti semplici, che sorgevano spontaneamente nella Chiesa e che dalla Chiesa aspettavano riconoscimento ed accoglienza. Fu proprio lui a dover traghettare in questa articolata complessità questo fenomeno di rinnovamento nella famiglia francescana e lo fece con una particolare intelligenza, una particolare sapienza che seppe individuare due criteri fondamentali: la fedeltà al carisma francescano, l'obbedienza, la soggezione a quelle che erano le indicazioni ecclesiali. Ecco, proprio all'interno di questi due grandi criteri padre Bernardino condusse il cammino di discernimento della nostra madre fondatrice perché potesse vivere finalmente la sua vocazione francescana dell'osservanza. Sì, padre Bernardino nel suo generalato fu certamente un ministro a servizio della nostra vocazione. Quando penso un po' alla relazione tra padre Bernardino e la madre fondatrice, mi viene alla mente l'esperienza di Francesco alla Porziuncola, quando, ascoltando il Vangelo, riconosce in quelle stesse parole la sua vocazione. Eppure Francesco ritorna dal sacerdote perché meglio gliele spieghi. E poi alla fine, quasi in una sorta di grido spontaneo, dice: questo voglio, questo desidero, questo bramo fare con tutto il cuore. Tra l'altro, quando poi Francesco ci racconterà di questa esperienza, nel testamento dirà: nessuno mi diceva che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo me lo rivelò. Credo che qualcosa di analogo abbia vissuto la mia madre fondatrice, la nostra madre fondatrice. Anche lei aveva la certezza di aver ricevuto la vocazione dallo stesso Altissimo. Amava usare un'espressione molto forte, diceva: ebbi la visione chiara e precisa. Eppure anche lei avverte l'esigenza di ritornare da qualche altro perché possa spiegargli meglio la sua vocazione. E quindi continuamente chiede la mediazione dell'Ordine dei Frati Minori, in particolare di padre Bernardino da Portogruaro, per poter vivere in pienezza la sua vocazione. Quando poi Bernardino dovette un po' sigillare questo momento di riconoscimento totale della nostra vocazione francescana, lo fece mediante due segni fortemente esplicativi che rimangono una consegna per noi francescane missionarie di ogni tempo: il saio e il nome. Il saio, lo stesso abito francescano che padre Bernardino da Portogruaro consegnò alla madre nel Natale del 1879.
E poi il nome. Infatti nell'attestato di vestizione, da lui stesso redatto, a un certo punto spiega il significato del nostro nome in una sorta di interpretazione autentica. Dice, cito, dal nome stesso dell'istituto le suore imparino le virtù che devono vivere, l'umiltà, la semplicità, la docilità e la carità. Abito e nome vanno a incidere sostanzialmente su quella che è la nostra identità e rimangono chiaramente per ognuna di noi in ogni tempo due indicazioni preziose per poter vivere anche oggi la nostra consacrazione nella sapienza, nella tenerezza del Dio fatto bambino, come vere figlie del poverello di Assisi. Vorrei concludere questo breve ricordo storico con una semplice nota di attualità. Credo che questa chiara identità francescana, per cui consideriamo un gran tesoro l'essere annoverate nella famiglia serafica e forse anche l'essere qui, in questa Pontificia Università Francescana dell'Antonianum, sia certamente il frutto di quella cura che padre Bernardino ebbe allora per le origini della nostra famiglia religiosa e che lo ha reso anche oggi per noi fratello e padre.